Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le previsioni generali per la seconda parte di aprile 2022. Come dico sempre, sono previsioni collettive, quindi prendete solo quello che vi risuona e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione vi lascio comunque il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche. Wow! Abbiamo il sole, carta bellissima devo dire, e la sacerdotessa. Mh. Quindi sento un forte periodo di crescita interiore, okay? La sacerdotessa parla proprio di quello, del volgere, diciamo così, l'attenzione all'interno per fare quello che è un periodo, di, lavoro interiore, lavoro spirituale, autoanalisi, okay? Mentre la carta del sole sento che è vicina alla sacerdotessa fa riferimento a quello che è il bambino interiore. Probabilmente qualcuno in fase di espansione, in fase di crescita, Potrebbe anche far riferimento a degli amici. Guardate, abbiamo il pensatore che è una carta numero 44, un numero doppio, magari per qualcuno può avere un senso, può avere un significato, insomma, questo numero. E il pensatore è colui che sta proprio pensando a come muoversi. È in una fase, mi verrebbe da dire, di ritiro spirituale ed è un po' quello che sento con questa carta della sacerdotessa. La sacerdotessa molte volte fa anche riferimento a delle cose nascoste. Quindi potrebbe essere che, sia un periodo dove vengono alla luce delle cose, ehm, vostre interiori di cui magari non eravate consapevoli. Quindi vi sento in un periodo molto di riflessione, di crescita personale direi. Andiamo a vedere. Okay, wow, si parte con un cavaliere di coppe, energia interessante, energia wow! Asso di coppe, un'energia d'amore anche questa, 6 di pentacoli, 4 di bastoni, abbiamo la carta della torre e abbiamo un 10 di coppe. Wow! Tante coppe. Ancora una carta, per piacere, grazie. Okay. Poi abbiamo la morte e un 3 di pentacoli. Allora, partiamo come vi dicevo con questo fantastico cavaliere di coppe. Potrebbe essere una persona che avete conosciuto poco tempo fa, una persona che avete appena iniziato a frequentare, una persona che dovete ancora conoscere per qualcuno, però potenzialmente ci sono i presupposti, insomma, perché possa essere una stesa a livello romantico. Se per voi comunque non vibrasse così, potrebbe essere una persona che semplicemente entra magari nella vostra vita e vi fa un qualche tipo di offerta, un qualche tipo di proposta. E da lì c'è questo asso di coppe ed è un nuovo inizio. Tutti gli assi sono dei nuovi inizi, abbiamo a che fare con quello che è una sorta di abbondanza, okay, un qualche cosa di puro. L'asso di coppe molte volte fa riferimento se vibrasse come una stesa d'amore, giusto per non farci mancar niente, abbiamo proprio quello che potrebbe essere un'offerta e l'inizio dell'innamoramento. Quindi per qualcuno qui c'è aria di amore, di innamoramento, di nuova relazione o di un rinnovamento in quello che è la relazione che già avete. Ehm, Sento che per qualcuno c'è la voglia, c'è il bisogno, c'è la necessità, se vogliamo, ehm, di trovare una sorta di equilibrio e sento che si parla di un equilibrio interiore vedendo tutte queste carte. Si tratta di capire quanto dare agli altri e quanto dare a se stessi, trovare un equilibrio tra l'energia che do fuori e l'energia che do dentro fondamentalmente. Difatti poi qui abbiamo anche un 3 di bastoni e si parla di un qualche tipo di progetto, un qualche tipo di programma, viaggio anche, che non si riesce, diciamo così, a pianificare, magari non si riesce tanto, ehm a concretizzare, mi verrebbe da dire. Andiamo poi dopo a vedere bene con le carte, con i tarocchi, di spiegare queste carte.
La torre infatti mi dice che c'è bisogno di quello che è un crollo dell'ego. Vi ricordo che grazie a queste carte io vi sento in un momento molto introspettivo, molto spirituale e quindi la torre non lo sento come un qualche tipo di, crollo a livello concreto, ma più un vostro crollo dell'ego. C'è un qualche tipo di sicurezza su cui voi, ehm, contavate che probabilmente adesso non c'è più o ridimensionate o comunque in qualche modo rivedete. C'è poi un bellissimo 10 di coppe, quindi ragazzi arriva quello che è un compimento, un appagamento. Abbiamo il cavaliere di coppe, l'asso di coppe, abbiamo un bellissimo 10 di coppe che parla anche di famiglia, parla di stabilità, okay? Dopodiché abbiamo la morte e il 3 di pentacoli. Io sento che si passa, diciamo così, si sta attraversando quello che è un periodo di trasformazione, perché la morte quello è, come se la torre vi aiuti a lasciare indietro certi tipi di atteggiamenti che non vi servono più, certi tipi di ideologie, di, credenze che non vi servono più, okay, e la morte vi aiuta a trasformarvi letteralmente, aiuta a fare quel cambiamento e sento che è un cambiamento anche nel sociale, è un cambiamento anche a livello di amicizie, è un come vi posso dire, è come se riscopriste un nuovo modo di divertirvi all'interno della coppia, di questa relazione, di questa situazione. Se fosse comunque una stesa di lavoro per qualcuno, sento che c'è un nuovo modo di stare, diciamo, con i soci, con i colleghi, con quelli che potrebbero essere i clienti, magari si potrebbero organizzare delle feste, mhmm, dei premi, mi parlano di premi. Okay, andiamo a vedere nel dettaglio. Spiegatemi il cavaliere di coppe per piacere, grazie. Asso di coppe al contrario e il sole al contrario. L'asso di coppe ce l'avete già qui, il sole ce l'avete già lì. Sì, c'è qualche cosa che sta iniziando, sta per iniziare. Diciamo che forse prima, dovete far arrivare questo cavaliere di coppe per poi riuscire ad avere una chiarezza mentale su che cosa è l'amore. È come se questa fosse la persona giusta che vi fa sentire innamorati, che vi fa sentire pieni. Ehm Wow, una bellissima stesa, amici dei pesci. Mh. Andiamo a vedere l'asso di coppe per piacere, grazie. Abbiamo, guardate, un 3 di coppe che è già uscito qui. Ah no, scusate, un 3 di pentacoli era qui. Okay. Uhm, sì, questo asso di coppe parla di un qualche tipo di nuovo inizio, come vi dicevo. Mhmm, cioè guardate avete anche un mago, quindi il mago è proprio la manifestazione, l'inizio. State comunque, manifestando un qualche tipo di comunicazione, un qualche tipo di notizia. Io sento che qualcuno sta festeggiando. Mi parlano di bambini, quindi per qualcuno potrebbe essere la nascita di un bimbo o la nascita di un progetto anche, È come se trovaste la persona giusta con la quale mettere su famiglia per qualcuno. Andiamo a vedere questo 6 di okay. 6 di pentacoli spiegato da un 6 di pentacoli. Perfetto. Un'altra carta. Abbiamo anche un 7 di pentacoli, abbiamo il papa e abbiamo un 9 di pentacoli. Wow! Questo 6 di pentacoli, il discorso che vi dicevo prima, vedete che in questa è rappresentata meglio, questo signore ha una bilancia e dà si tratta proprio di dare, ma dare il giusto, perché sta pesando comunque quello che dà. E quindi, sento per qualcuno è proprio forte il richiamo ai bambini, ve lo dico. Nel senso che sento che qualcuno di voi sta cercando un figlio. Stavo dicendo si tratta proprio di trovare un equilibrio tra quello che è l'energia che si dà fuori e l'energia che si dà dentro. C'è bisogno comunque, c'è la voglia più che il bisogno, c'è l'idea di aver bisogno di questo riconoscimento dall'esterno,
della propria indipendenza, cioè è come se qualcuno dall'esterno vi dovesse dire: "Okay, sei in grado, sei indipendente, sei" non lo so, c'è il Papa comunque, il Papa parla sempre è vero di quello che è una presa di consapevolezza, ma è anche vero che parla di quello che è un riconoscere una sorta di indipendenza. È come se doveste, per certi versi, imparare a trovare questo equilibrio, perché è un vostro è qualche cosa a cui voi puntate, il trovare un equilibrio tra il dare fuori e, il dare dentro di voi. Andiamo a vedere il 4 di bastoni per piacere. Oh, che bello. Abbiamo una ruota della fortuna e il 10 di pentacoli. Mh. Allora, il 4 di bastoni parla di unione, parla anche qui di ufficializzazione come il Papa, no, qui si tratta di fare un passo avanti all'interno di una relazione, se già avete qualcuno, okay, e per molti potrebbe essere un bambino, quindi il fatto di mettere su famiglia, di mettere su una famiglia stabile, che non sia solo l'unione a 2, ma che sia anche, insomma con qualcuno in più. Diciamo che la cosa in questo momento non cambia non vedo cambiamenti perché comunque abbiamo una ruota della fortuna che non va avanti, diciamo così. Vediamo la torre perché la torre prima o poi arriva. Un cavaliere di coppe al contrario e ce l'avevate anche qui, un cavaliere di spade al contrario e un appeso al contrario. Allora, per qualcuno questo 3 di coppe, che dicevamo qui che è un nuovo inizio, potrebbe essere un nuovo inizio con una terza persona e se così fosse qui vedo le 2 persone. Se non fosse il vostro caso, mh, c'è quello che è un perché comunque l'appeso è al contrario, quindi in qualche modo si sblocca quello che è diciamo la parte se vogliamo affettiva, la parte perché abbiamo un cavaliere di coppe, quindi, è come se per certi versi non arrivasse un'offerta, non arrivasse quello che è una sorta di determinazione da parte del vostro cavaliere di coppe e, ci fosse una sorta di rottura, di crollo, come vi dicevo prima, di un qualche tipo di idea, di un qualche tipo di certezza. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Abbiamo la morte un'altra volta ed era già uscita anche qui e un 8 di pentacoli. Allora, per qualcuno c'è un riferimento al lavoro. Questo 6 di pentacoli potrebbe far riferimento al fatto che volete essere indipendenti, volete una sorta di ufficializzazione, magari per qualcuno si parla di una promozione. E quello che sento è che sì, avete una stabilità, ma non avete una sorta di appagamento completo. È come se non vi sentiste parte di un gruppo, di una famiglia potrebbe essere, o di un gruppo lavorativo, insomma. C'è qualcosa qui che dovete lasciarvi indietro con questa torre e avendo comunque anche la carta dell'appeso al contrario, qualcosa si sblocca. Qualcosa si sblocca. Si va verso quello che è un cambiamento dei propri obiettivi, del proprio appagamento sento, perché c'è la morte, c'è anche la carta dell'8 di pentacoli, quindi per certi versi si sta facendo, per qualcuno è la morte di un lavoro, letteralmente, nel senso che magari state cambiando lavoro, nel senso che magari si è chiuso quello che era un progetto, quello che era un appalto, insomma, si è chiuso un ciclo di lavoro e questo a molte persone porta a quello che è una sorta di appagamento emotivo, perché magari ce l'avete fatta, insomma. Per qualcun altro si tratta semplicemente di un cambio da un punto di vista della quotidianità, che comunque porta sempre questo 10 di coppa, a questo appagamento, a livello emotivo, a livello di gruppo. Andiamo a vedere questa morte per piacere, grazie. Abbiamo un fante di spade e il carro al contrario. Fatemi vedere anche questo 3 di pentacoli, perché il 3 di pentacoli, come vi dicevo prima, riguarda la società, il essere riconosciuti
a livello della società. 2 di pentacoli, regina di coppe e la forza. Allora, con questa morte, la trasformazione di cui vi parlan le carte, fa riferimento al fatto che dovete pensare di più, dovete fare più ricerche interiore, dovete scavare più a fondo, fondamentalmente, di una determinata situazione o di una determinata relazione, prima di decidere da che parte andare, perché il carro comunque è al contrario, okay? Il 3 di pentacoli vi dice che avete tutte le carte in regola per affrontare questo tipo di progetto, questo tipo di, nuovo inizio, questo tipo di cambio e di trasformazione. Le possibilità le avete, le risorse le avete, anche qui avete il mago. Il mago è una di quelle, persone che fa magia, no, che quindi ha la capacità di plasmare le gli avvenimenti o comunque le sue risorse, a proprio piacimento per creare la realtà che lui vuole, per manifestare. E qui di nuovo sento un po' quell'energia. Vi manca un po' il coraggio fondamentalmente, vi manca un pochettino, questo prendere una decisione in modo fermo, ma comunque avete la forza, e la forza rappresenta anche quello che è una decisione superata, una scelta insomma affrontata in modo, giusto, Parla anche di forza di volontà, quindi per qualcuno probabilmente bisogna un attimino spingere su quello che è la forza di volontà. Okay. Andiamo a vedere conscio e inconscio con i tarocchi di Osho. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete iscrivervi, mettere un like al video, potete commentare o condividere. Ok, abbiamo intensità, bellissima carta, è un cavaliere di bastoni, e l'innocenza che è il sole, che avevate già qui e qui. Quindi 3 volte il sole, chiarezza mentale, espansione, crescita. Intensità. Questa è la vostra intensità. Io sento che avete, come vi dicevo prima, tutte le carte in regola, avete il mago, avete il 3 di pentacoli, siete in una fase di trasformazione, di cambiamento, state lasciando indietro quello che non vi serve più per riuscire ad andare verso la fioritura, ok? Quindi io sento che avete questa forte passione di cui siete consapevoli, la passione c'è, la passione ce l'avete. Quello che forse manca un po' è l'azione, anche se sento che siete già sulla buona strada. State già facendo dei passi avanti. E poi abbiamo l'innocenza che rappresenta il sole. Quindi quello che vi consiglio un pochettino questa carta e di cui voi non siete tanto consapevoli è che comunque voi avete già fatto un percorso, avete già una sorta di saggezza interiore. Quello che consiglia la carta è di non perdere la genuinità di quando si è bambini nel guardare il mondo, ok? Quindi vi dice un po': è giusto guardare il mondo con gli occhi genuini di un bambino, ma comunque, abbiate fiducia di voi stessi perché avete già l'esperienza a sufficienza per affrontare questo tipo di situazione o di relazione. Bene, bellissimo messaggio devo dire, anche la lettura è molto bella. Bene, andiamo avanti, un ultimo messaggio da parte di questi oracoli, vediamo che cosa hanno da dirvi. Ok. Vibrazione. La tua vibrazione è stata alzata ad alti livelli. Sei connesso o connessa con l'intelligenza cosmica. Bellissimo messaggio. Guardate, avete anche la carta del pensatore. Cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!